Bentornati sul mio canale. Prima di vedere il progetto di oggi vi ricordo l'iscrizione che è completamente gratuita, semplicemente YouTube vi avvisa quando vado a caricare delle novità, come in questo caso. È un video che non era programmato, però ho preso coraggio e ho affrontato la mia paura, tra virgolette, più grande, quella di nascondere i cappietti nel lavoro. Quindi io adoro il grainy, soprattutto guardate qua che meraviglia di colori, uno più bello dell'altro, però il problema più grande mio è quello di nascondere i fili. E vediamo, sono abbastanza nascosti, vabbè che qua mi sono dimenticata di tagliarli, però vedete sono abbastanza nascosti, quindi ho trovato un metodo che in realtà non è il mio. Credo sicuramente ci sia in giro questo metodo, però a forza di riprovare praticamente nell'arco del lavoro di queste tre mattonelle, ho trovato questo metodo che secondo me è il migliore. Allora, per questo progetto, scusatemi, sto utilizzando il fiocco di cotone comprato sul sito di Filati Discount e è formato da 125 metri a 50 grammi, però come vedete è l'unico che ho trovato con l'etichetta perché è una rimanenza. Tutti gli altri sono delle rimanenze di tanti progetti. Ho fatto la borsa Entrelac, ho fatto il top Rio e tante altre cose, ho fatto i fiori per la borsa fiore, cioè insomma io ho un sacco di rimanenze e allora mi sono detta il metodo migliore per usarli è fare del mattonelle grainy, perché veramente si utilizza anche il poco filo, qua praticamente qualche metro, cioè andrò infatti a iniziare questa mattonella che andremo a fare insieme proprio con questo. Sto utilizzando l'uncinetto numero 2, molto stretto rispetto al consiglio, adesso ve lo dico, qua si dice da 2,5 al 3,5, io sto utilizzando il 2 perché col 2 guardate come sono abbastanza rigide, non si chiudono, non si piegano, quindi sono veramente molto rigide. E infatti io andrò, ancora non ho deciso se fare una mini borsa oppure un portacellulare, insomma non ho ancora deciso, oppure un portafoglio, però non utilizzerò la fodera e soprattutto non utilizzerò la rete, non utilizzerò nulla, quindi utilizzo semplicemente un uncinetto molto stretto e starò molto stretta e effettivamente sto facendo le mattonelle senza l'aggiunta della catenella, quindi la classica mattonella grainy. Bene, raccogliete tutta la rimanenza di filati che avete in casa e andiamo a divertirci utilizzando l'uncinetto numero 2. Ah sì, vi servono anche un paio di forbici. Prendete il vostro filo, lasciate un po' che sia più lungo, andiamo a fare il cerchio magico. Il cerchio magico si fa così, lo tenete, piegate, che si forma quest'asola, entrate con l'uncinetto, prendete il filo che avete sul dito, tirate e fate un punto catenella, quindi formate il tutto. Non so qual è il metodo migliore per farvi vedere il movimento delle mani, proviamo così. Quindi punto catenella, andate a fare 1 e 2, cercate di lavorare il più stretto possibile, caricate l'uncinetto e andiamo a fare un'altra maglia alta. In questo caso andiamo a fare praticamente il centro della nostra mattonella, quindi facciamo praticamente io inizio da metà punto grainy, quindi faccio 2 maglie alte, catenella, 3 maglie alte, catenella, 3 maglie alte, catenella, 3 catenella, poi finisco il giro facendo l'ultima maglia alta di questo gruppo qua. Quindi vado a fare una catenella, carico, rientro e faccio una maglia alta, una seconda maglia alta, una terza maglia alta e finisco il secondo gruppo, catenella, carico, vado a fare altre 3 maglie alte, 2 e 3. Se le vostre mattonelle grainy sono piccoline così va bene andare a lavorare tutto di andata, quindi sul davanti.
Se dovete fare una mattonella molto più grande, quindi i miei giri sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono 6 giri, se voi dovete farne, che ne so, 10, 20, vi conviene di andare a lavorare di andata e di ritorno, che magari lì ci ritorniamo. Intanto vi faccio queste mattonelle piccoline vedere. Quindi sono 3, catenella, carico, vado a fare altre 3 maglie alte. Catenella, adesso stringete, lasciate un attimo, giusto un po' di spazietto per andare a lavorare anche l'ultima maglia alta, quindi carico, vado dentro, entro, faccio un passaggio, attenzione qui, fate un passaggio, tirate del tutto il cappietto il più possibile, questo cappietto adesso lo passate davanti all'uncinetto e sopra il filo che state lavorando, così ve lo portate su e chiudo la maglia alta. Vedete che l'abbiamo portato su, non è più qui alla base. Adesso praticamente andiamo a chiuderci, ci chiudiamo, quindi qui 1, 2 sulla terza catenella in questo punto, fate una maglia bassissima, tirate, tagliamo il filo abbastanza lunghetto, non state molto, cioè non lo lasciate molto corto, guardate ancora mi è rimasto del filo, vediamo come si può utilizzare, tirate, qui dove abbiamo chiuso entrate da sotto, quindi da dietro, entrate con l'uncinetto, prendete il cappietto, riportatelo dietro, così, e stringete. Adesso andiamo a fare un nodino, ecco perché vi dico di lasciarli un po' più lunghi. Lo so, è spreco di filato, però il nodino bisogna farlo, se no mi ci si apre tutto. Ecco, dopo aver fatto il nodino, ritorniamo sul davanti e andiamo nella costina dietro a prendere entrambi i fili, facciamo dei passaggi in questo modo qua. Così facendo, nel giro successivo, praticamente, quando noi andiamo a lavorare nello spazietto della catenella, perché io ne ho fatta una sola, quindi veramente molto stretto, andiamo a fissare il filo e quello che ci rimane in eccesso lo tagliamo. Bene, iniziamo praticamente adesso la seconda riga. Io mi sto guardando un attimo i colori, mi tenta il giallo, vediamo un po'. Allora, non so come mai, ma ho dei gomitoli quasi pieni e dei gomitoli quasi finiti, ma non mi ricordo più cosa ho combinato. Facciamo il cappietto lasciando un bel po' di filo, cioè adesso 5-6 centimetri, non esagerate. Allora, se noi abbiamo finito qui, andiamo nell'angolo opposto, quindi dopo aver fatto il nodino, se ho finito qua vado nell'angolo opposto, quindi qui nello spazietto della catenella, prendo praticamente il mio filo, lo tiro, passo il filo, vedete questo è il cappietto corto, lo passo sul davanti, quindi punto catenella, lo ripasso sopra un altro punto catenella e lo ripasso ancora e un altro punto catenella, quindi in realtà abbiamo fatto 3 catenelle. Come vedete io mi sono portata dietro il filo, così quando io vado a concludere la riga ho già i fili vicini, non devo andare con l'ago a passarlo dietro e faccio un nodino. Quindi adesso iniziamo a creare un quarto dell'aumento, perché praticamente noi siamo praticamente qui, ok? Un attimo faccio, siamo qui. Adesso seguitemi, carico l'uncinetto, rientro qua e vado a fare una maglia alta. Faccio, scusate mi sono sbagliata, una maglia alta, prendo un po' di filo. Adesso carico senza fare la catenella, perché vi volevo fare vedere questo metodo, non l'altro. Vado qui, vedete, 1, 2, 3, quindi qua c'è lo spazietto della catenella, entro, vado a fare
l'aumento che è formato da 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, che in realtà nella seconda riga dobbiamo fare solo degli aumenti perché la nostra mattonella sta iniziando a prendere forma solo ora. Quindi vado a lavorare il mio aumento, che in realtà è da portare avanti sempre negli angoli. Vedete, qui dove c'è l'aumento c'è sempre l'aumento, qui dove ci sono gli altri spazietti si lavora il punto greni. Niente catenella, la facciamo solo qui nell'aumento, conto 1 2 3 e qui nello spazietto vado a fare il mio aumento, 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. Prima di fare anche l'altro gruppo, vedete che passando il filo, quello che ho lasciato un attimo, dietro non si vede nulla, intanto viene fissato, quindi io quando arrivo qua me lo metto dietro e quando ho finito la mattonella vado a tagliare. Questo è un metodo che secondo me è più adatto. Lasciate per un po' di filo, non lasciate troppo corto vicino al nodino che non si sa mai. Adesso finisco anche questo aumento. Allora, voi cercate di alla radice, no? Di non andare praticamente incontro all'uncinetto, di tirare un po' indietro, così la mia mattonella non ha la tendenza di girare, quindi cercate di stare abbastanza dritte. Anche questo metodo per non far sì che la mattonella ci abbia quel giro tondo che si vede ogni tanto quando non si ha magari tanta esperienza, quindi questo è un altro metodo ancora. Carico l'uncinetto, 1 2 3, vado qui a fare l'ultimo aumento e poi dobbiamo finire di fare il primo che ha solo 3/4, mancano tutte le altre maglie alte e anche la catenella. Sto cercando di farvi vedere ogni passaggio, quindi senza tagli, quindi avete un attimo di pazienza, anche se il video magari vi sembra lungo, così vedete tutto. Ok, adesso niente catenella, vado a finire anche questo qua. Ma questo gomitolo non vuole proprio darmi tregua. Faccio il gruppo di 3 maglie alte. Sto cercando di vedere il movimento delle mani, ma in camera è leggermente più in ritardo rispetto alle mie mani, quindi catenella. Vado a fare anche l'ultima maglia alta, entro, faccio una metà di maglia alta e la finisco. Prendete le forbici, tagliate un po' di filo, meglio abbondare che averlo troppo corto. Adesso prima di tirare il filo vado qua nella terza catenella e mi chiudo con una maglia bassissima, così tirate, entrate con l'uncinetto da dietro dove vi siete chiusi, vedete, e prendete questo filo della chiusura, tiratelo leggermente, sistemate che il punto non sia molto stretto. Adesso che siamo sulla parte dietro andiamo a fare il nodino. Come ho detto prima, cerco di fare il video senza tagli, così vedete ogni passaggio. Ok, dopo che ho fatto questa cosa prendiamo entrambi i cappietti. Ok, quindi entrate nel primo punto a metà, praticamente nella costina dietro, quindi quella che rimane sulla parte tra virgolette brutta, tirate i fili. Qui dove c'è questa catenella che noi stiamo passando, praticamente qui andremo a bloccarlo subito con il punto greni. Tutti gli altri rimarrà, siccome è lo stesso colore, rimarrà nascosto fino ad arrivare al prossimo passaggio dove lo blocchiamo ancora con un punto greni, quindi praticamente abbiamo il blocco doppio, quindi sicuramente questa mattonella non c'è verso che si apra. Bene, finito il giallo, iniziamo la terza riga.
Allora, io ho pensato di utilizzare il rosso. Sinceramente mi piacerebbe tanto dirvi i nomi dei fili, però il problema è che non ho più le cartine, quindi non ho pallida idea di che colori siano. Vabbè, questo credo che sia un giallo limone, questo un turchese, ma non lo so. Allora, veniamo a noi. Mi sono chiusa qui, quindi l'ho trapassato fin qua. Bene, vado nell'angolo opposto, quindi da questa parte, e vado a fare un punto catenella, passo il filo, faccio il secondo, cioè la seconda catenella, io mi piace anche chiamarlo punto catenella, lo ripasso indietro e faccio anche la terza. Ok, adesso facciamo un quarto dell'aumento, quindi rientro qui, lasciamo il filo dietro che rimanga, che ci serve per fare il nodino, e vado a fare la maglia alta. Adesso, prima di aumentare qui nell'angolo, abbiamo sto spazietto da lavorare, quindi la nostra mattonella cresce, vedete? Inizia a crescere. Vedete, per coincidenza la terza riga è rossa. Vabbè, che ne ho anche queste. Però comunque, vedete, devo andare a lavorare questo. Io utilizzando l'uncinetto 2, senza la variante del punto greni con la catenella intermedia, praticamente i punti greni diventano molto sottili, però mi piace perché è rigida, come ho detto prima, non devo foderarla, quindi mi piace come idea e non devo utilizzare la rete. Carico, quindi entro, non dovete stare dritte così, vedete che dopo la mattonella tende a girare, mi raccomando, tiratela indietro verso di voi, vedete, allungatela un po' verso di voi, cioè statela un po', vedete, non so come spiegarvi, giratela un po' così di lato, almeno per i primi punti, perché se io vado dritta poi tende, cioè se io la tengo così, tende a girare. Invece se voi il lavoro lo tenete o dritto in questa maniera o leggermente piegato verso la destra, tende dopo nel lavoro a stare più dritto. È un altro metodo per andare a lavorare sempre sul davanti delle mattonelle senza stare a impazzire di andare a lavorare di andata e di ritorno, perché effettivamente quando si lavora di andata e di ritorno leggermente le righe differenziano. Comunque ho fatto il punto greni, carico senza catenelle, senza nulla, vado qui e vado a fare l'aumento che è formato da 3 maglie alte. Vedete che io comunque quando almeno per il primo punto tendo sempre a girare la mattonella così, in questo modo il mio lavoro non tira. L'unico momento in cui dobbiamo andare a fare una catenella è negli angoli, quindi adesso vado a fare la mia catenella perché sto facendo l'aumento. Oggi è la giornata in cui i gomitoli non mi lasciano prendere il filo, praticamente me lo tirano, vabbè, capita. Adesso vado a fare altre 3 maglie alte, praticamente è il mio angolo, vedete, senza catenelle. Vedete, cioè in automatico mi parte la voglia di girarla così, perché così mi sta dritta. Qui praticamente ho il nodino sotto, lo sento sotto le dita, vedete qui. Quindi in questo modo io vado già a bloccare il mio filo giallo senza il bisogno di andare dopo a fare questo lavoro con l'ago. Carico, qui vado a bloccarlo per la seconda volta. Quindi 1, 2, 3, catenella perché sono nell'angolo, quindi vado a fare 1, 2 e 3. Ok, finisce questa riga, andate a fare il nodino perché il filo ve l'avete già portato su. Dopo che avete deciso quanto deve essere grande la mattonella, praticamente li andate a utilizzare al meglio. Questo progetto devo dire che non era programmato per il canale, però visto che ho preso coraggio ad affrontare la mia, tra virgolette, paura più grande, quella di nascondere i fili, vedete, ogni tanto mi sfugge anche di tagliarli tutti, però va bene.
l'ho affrontata, spero tanto che vi piaccia il mio metodo, che poi secondo me non è il mio. Non l'ho visto in giro, però a forza di provare ieri notte, che ho fatto praticamente le 2 di notte a farle, e ho trovato questo metodo. È normale che qua vi rimane comunque l'ultima riga. Per esempio, io adesso non ho ancora deciso, non lo so, mi tenta una mini pochettina tipo di 4 mattonelle, oppure portacellulare, non ho la più pallida idea. Magari fatemi un favore, sotto questo video suggeritemi delle idee, e soprattutto se vi interessa, cioè adesso questo qua me lo lavoro per conto mio perché me lo voglio proprio godere, finalmente ad affrontare la mia paura della chiusura dei fili, e quindi facciamo così, io mi invento quello che voglio fare, appena è finito pubblico sul canale la foto, poi in base ai vostri commenti, alle richieste, se vi piace il progetto finito, se vi interessa praticamente a vedere insomma come si fa a rifinirlo eccetera, farò un tutorial apposta per vedere come utilizzare queste mattonelle. Comunque potete fare una borsa utilizzandone 3 di fila. Sul sito di Filati Discount ci sono anche le borse in Utah, quindi basta che poi andate a fare una cucitura. Io vi consiglio un colore che non avete utilizzato nelle mattonelle per la chiusura. Solo un attimo che voglio vedere cosa ho qua di diverso. No, questo è già, l'ho utilizzato il rosa, ma io direi un nero o un grigio, perché sono dei colori molto vivi, quindi secondo me, ecco, un grigio per andare a smorzare un attimo sti colori. Sì, vi dico quanto misurano, perché con il cotone fioco, con l'uncinetto numero 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 righe di lavoro, per quanto mi riguarda misurano 8 cm, quindi praticamente abbiamo 24 cm, quindi una borsa abbastanza media, ecco, non è né grande né piccolina. Non lo so, adesso io spero tanto che questo progetto vi sia utile, spero tanto che questo metodo vi piaccia, che vi aiuti a prendere coraggio nel mondo del granny come me. Come ho detto prima, ho utilizzato l'uncinetto molto piccolo, ho utilizzato il 2, il più piccolo con cui sono riuscita a lavorare, giusto per il motivo di non utilizzare la rete, quindi la doppia fodera, perché normalmente quando si fa una borsa granny si mette la fodera sulla mattonella. Vabbè, facciamo finta che siano 9 mattonelle, si fa la cucitura tra di loro, dopo aver finito il pannello si mette la fodera sul pannello, si mette la rete, sopra la rete si rimette un'altra fodera. Io adoro l'uncinetto, non adoro tutto quello che c'è, il meccanismo per ricreare il tutto, anche se ogni tanto quando ci sono delle sfide vado lì e le affronto, come in questo caso. Adesso non mi ricordo, ma credo che sia un anno da quando dico che vi farò una mattonella granny per bene, solo un progetto specifico per questa mattonella, e invece l'ho affrontata adesso, mi è venuta la voglia di utilizzare tutte le rimanenze che ho. È normale che non riuscirò mai a finirle, perché sembrano che le rimanenze siano infinite, ma questi sono dei progetti fantastici. Potete fare dei top, delle borse, dei portafogli, dei portacellulari, dei capelli, delle fasce, insomma tutto quello che volete. Potete applicarlo su delle maglie, magari fate un ricamo, su una borsa vecchia che magari dovete dare un attimo di vita, fate tipo una strisciolina di mattonelle, una tasca, vi dovete sempre divertire. Allora, non mi resta altro che leggere i vostri commenti. Io spero tanto che vi piacciono questi colori, non li ho scelti, nel senso che ho tirato fuori tutto quello che avevo, li ho messo sul tavolo e ho detto dai, oggi cioè adesso praticamente uso quello, poi uso quello, non c'è un diagramma, quindi non dovete stare precisi, buttatevi così d'istinto e vedete cosa ne esce fuori. A me è uscito questo. Bene, finisco un po' di mattonelle, poi vediamo cosa mi ispira, cosa vado a creare,
e voi fatemi sapere se volete dopo che vi pubblichi il progetto e se caso mai vi interessa anche il tutorial completo per vedere come si fanno le cuciture e come si fa a rifinirlo. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video progetto.